Eccoci qua da Chiara Tallinn e Malta Forever. Oggi abbiamo un altro ospite importante, è un regista e si chiama Fabio Del Greco, quindi benvenuto Fabio. Grazie dell'invito, Chiara, e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie. E Fabio, da regista attento ai dettagli della realtà, qual è stata la prima immagine che ti ha fatto capire che stavamo entrando in qualcosa di profondamente distorto e pericoloso durante quel periodo di lockdown e imposizioni? Sicuramente è stata l'immagine delle strade vuote, no? Di quel periodo, qualcosa che non avevamo mai visto. Io poi in quel periodo ne ho approfittato subito per girare un film che si chiama Corona Days, quindi chi lo vorrà vedere lo può trovare online. E, praticamente, vabbè, non è un film in realtà sulla pandemia in sé, è più sulla perdita del padre, però è stato girato proprio in quei giorni. Quindi queste strade vuote e poi anche questa esperienza che in realtà non avevamo mai fatto, che è quella di vedere appunto tutta la società a questo punto di non, tra virgolette, inquinare le strade con il rumore, il caos a cui siamo abituati tutti i giorni, i ritmi della produzione, tutto quello a cui siamo abituati da sempre praticamente. Quindi un momento in cui, come dire, è stata anche un'occasione per cui certe persone che hanno saputo riflettere su questo magari ne hanno approfittato più per meditare, più per curare un po' la loro interiorità, no? Quindi è un Mhm. momento, un'occasione che si è posta all'umanità anche come, soprattutto secondo me, come nulla a caso, come occasione di crescita, no? E quindi poi le solite immagini un po' ridicole, diciamo, che siamo abituati a vedere qui nel comune di Roma, quindi la Pineta, perché qui nel comune di Roma i vigili usano un nastro con scritto sopra Roma Capitale e questo nastro lo usano praticamente ovunque, anzi ultimamente ho visto addirittura che hanno nastrato gli scogli nel mare, nastrano anche le zone nel mare, quindi pezzi di mare. E in quel periodo hanno messo tutti i nastri intorno alla pineta, ma la pineta qui di Ostia è una foresta immensa, quindi è assurdo mettere un nastro di 5 metri all'entrata in quanto si può entrare ovunque. Quindi questo per dire una delle tante cose grottesche che poi, voglio dire, il virus nella pineta, ma se la pineta già in situazioni di normalità è deserta, ma figuriamoci in situazioni di allarme, pandemia, non c'era proprio nessuno, quindi se c'era un posto sicuro dove potersi andare a fare una passeggiata era sicuramente la pineta e tante cose, insomma, come quella di non poter andare più al bar e quindi di essere costretto a farmi passare i caffè sotto banco come fossero delle dosi di chissà quale sostanza con i baristi, amici, complici, eccetera, che presupponevano insomma che dentro al bar esisteva il virus, mentre non so, non mi ricordo bene adesso ai Mentre tavolini. fuori non c'era. Tavolini non si poteva sedere, ma lo potevi prendere in piedi, quindi Un tutto caos. un mondo surreale che poi io insomma ho apprezzato a livello artistico per poterlo mettere nel film, perché io da sempre utilizzo un po' la realtà e le sue sfaccettature più assurde, più grottesche per fare delle narrazioni dentro i miei film. Quindi, insomma, so che purtroppo c'è stata un'inflazione, quindi lo hanno fatto in tantissimi nel mondo, in tutti i paesi, tantissimi registi, poi hanno fatto il film, chi in versione horror, chi in versione dramma, insomma, da Mhm. vari punti di vista e da varie visioni, però mi è venuto proprio naturale, quindi non potevo tirarmi indietro dal raccontare questo periodo, in quanto poi non c'era
granché da fare, quindi ho realizzato questo film. Ma poi la pandemia è stata anche influenzata, ha influenzato anche il film successivo, che in realtà era stato girato nel 2021, inizio 2022, in quanto questo clima, no, si è poi prolungato, questi allarmi, insomma, questo tipo di società così raggelata, così piena di pauri, di timori, e meccanizzata, ecco, forse il termine giusto è meccanizzata. Io l'ho sentita anche nell'anno successivo e quindi il film successivo, anche se parla di altro, sullo sfondo c'è questo tipo di atmosfera. Mhm. E come artista e come uomo, come hai vissuto la censura subita da chi cercava di esprimere un pensiero critico? Hai subito personalmente silenziamenti? Hai subito personalmente silenziamenti, blocchi o attacchi sui social? Come ti ha cambiato tutto questo? Beh, sì, diciamo che questo momento storico è stato importante, secondo me, per tutti, per tutta l'umanità, per capire certe cose, certe tematiche che prima restavano nascoste. Quindi, come tutti, poi, diciamo, per me è stato uno spunto per iniziare un po' a studiare più approfonditamente. Io mi sono sempre interessato di spiritualità, però in questo caso sono andato più a interessarmi di capire come funzionano le strutture di potere, come funzionano soprattutto i media, la creazione di forme pensiero, di mode, di forme emotive di massa, quindi tutte queste cose qua, magari che hanno più a che fare con l'esoterismo, e quindi capire un po' cosa ci poteva essere dietro. Io, che mi ero comunque sempre interessato di spiritualità, non mi ero proprio interessato di queste tematiche, tra virgolette, complottiste, ma in realtà i complottisti sono quelli che i complotti li fanno, quindi bisognerebbe dire queste tematiche complottologhe, perché chi parla di complotti è un complottologo, chi i complotti li fa è un complottista. E quindi niente, ho incominciato un po' a indagare, però all'inizio, come mi stavi chiedendo tu, i primi mesi, anch'io volevo condividere sui social, o direttamente dal vivo con le altre persone quello che stavo cercando di capire su quello che succedeva. Poi, dopo un po', dopo qualche anno, mi sono reso conto che quella non è la strategia migliore, diciamo, perché eh, parlare pubblicamente di certi argomenti non è positivo, è assolutamente controproducente, specialmente se sei nella rete, perché la rete, che è un progetto comunque che ormai ha decenni, è secondo me una rete, ma non nel senso di rete che noi facciamo rete, è la rete, proprio la rete, quella per prendere i pesci, ecco. Il concetto di rete secondo me è stato creato volutamente con questa ambiguità terminologica, che poi è un'ambiguità che i poteri, diciamo i gruppi oscuri, come vogliamo chiamarli, ripropongono sempre, quasi in maniera divertendosi, no? Cioè l'ambivalenza del significato delle parole. E quindi, insomma, se c'è un posto dove non vale la pena parlarne, perché alla fine nessuno gliene frega niente, è proprio la rete. Quindi da questo punto di vista mi dissocio un po' da tutte le iniziative che sono state fatte, i vari canali che sono stati sorti, perché comunque secondo me l'esperienza è questa: tu, anche se parli di una certa cosa, è vero che una parte delle persone si è svegliata e ha capito e ti dice sì sì ho capito, però è anche vero che 10 secondi dopo che ha smesso di parlare con te, come per esempio, faccio un esempio, ieri stavo a un ristorante, no? E siccome io ho creato un canale per il cinema indipendente, quindi il cinema, diciamo, il cinema è un microcosmo che dentro di sé riproduce
tutto quello che succede nella realtà, quindi c'entra molto con queste tematiche anche complottiste. E allora io gli ho detto: no, abbiamo creato un canale per i film indipendenti, quindi film che non riescono a avere la distribuzione appunto da chi ha il potere della distribuzione, dalle grosse piattaforme, dal cinema commerciale. E le persone di solito capiscono, dicono: ah sì, sì, che bello il cinema indipendente, è giusto, mi interesserebbe vederlo. I film indipendenti sono quelli fatti senza soldi, ma magari più veri, più sinceri, più spontanei, più interessanti. Ah sì, 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 che bello. Ma nel momento in cui vai a dire ok, allora fallo, la risposta è no, ma già sto a posto, già ho troppe piattaforme, già... e tornano immediatamente a vedere quello che hanno sempre visto. E io ho visto che per quanto riguarda queste informazioni, quindi nell'ambito della crescita personale, spirituale, se vogliamo, esoterica, come la vogliamo chiamare, comunicare queste notizie, fare questi specie di controinformazione, eccetera, non rendeva molto. Ecco, lo so che questo può essere un discorso cinico da parte mia, però dopo qualche anno ho cambiato completamente prospettiva, cioè nel senso che sì, vabbè, sì, sì, interessante, sì, c'è ragione, però poi alla fine uno alimenti il cosiddetto divide et impera, cioè il fatto di creare queste fazioni, Vax contro Novax, destra contro sinistra, è Mhm. la famosa strategia antichissima del divide et impera. Quindi tu dai un contributo ad alimentare la rabbia, l'odio, il conflitto. E dall'altra tutti questi sì, sì, è bello, interessante, dai, ci piace quello che dici tu, poi alla fine c'hanno un voltafaccia totale, cioè nel senso che non c'è un'applicazione reale di quello che uno dice, che uno pensa, cioè Fa e agisce. di come l'essere umano si presenta e presenta il suo pensiero, le suoi credo, diciamo, la sua morale e quello come poi agisce, cioè c'è proprio una disconnessione totale tra queste due cose. Per esempio, tornando al cinema, che è un microcosmo, ripeto, molto interessante per analizzare poi tutta la realtà, ci sono registi indipendenti che hanno fatto della battaglia del cinema indipendente, che il cinema deve essere libero, che non bisogna andare in giro a cercare i soldi alle major, alla Rai per fare i film della propaganda, che questo è un termine chiave anche per quanto riguarda tutta la pandemia, eccetera, propaganda. Mhm. E poi alla fine, quando tu gli dici ok, facciamo una rassegna, porta il tuo film, ti si pone proprio come l'opposto di quello di cui come si era presentato, cioè dice vabbè, ma quanti soldi ci sono? E vabbè, ma se ti devo vendere il mio film e voglio un certo trattamento, certe garanzie, io devo stare prima di quello, prima di quell'altro, cioè proprio le logiche del mainstream più sfrenato. Quindi io trovo proprio una totale disconnessione nell'essere umano in generale tra ciò che dice, ciò che pensa, ciò che professa e ciò che poi fa. Quindi è difficile dire delle cose che poi tu hai una platea che dice sì, magari mette mi piace, fa i commenti, ma poi in realtà il messaggio non arriva perché, concludendo questa domanda, il tema della propaganda è un tema, è una roccaforte, cioè è una struttura talmente potente, talmente forte, talmente pervasiva in tutti gli aspetti della nostra vita, cioè la propaganda ci segue dalla mattina in cui alziamo gli occhi fino alla sera in cui ci addormentiamo e prende tutti gli aspetti del vivere, quindi è già molto difficile per chi si occupa in grande profondità di certe tematiche riuscire in qualche modo a trovare degli spazi, perché libertà assoluta non ce n'è, è inutile starci a prendere in giro. Però trovi degli spazi, dei piccoli spazi. Ecco, per esempio, io nel cinema mi sono ritagliato uno spazio perché le cose le ho volute fare per la mia creatività, per la mia crescita personale, cioè per me il film è un'esperienza di crescita personale, quasi trascendente, se vogliamo.
Quindi non sono voluto andare in giro a cercare il produttore, la casa di produzione, la major, le cose, e passare anni e anni a parlare di soldi, perché mi dai soldi, se mi dai i soldi in cambio cosa devo fare, qual è il compromesso, tutte queste cose qua dell'industria cinematografica. Quindi la propaganda è un recinto, è una trappola, esattamente come la rete, che è un rafforzamento praticamente di questa trappola, e, e quindi le persone non riescono, perché comunque poi c'è il lavoro che da un lato ti incastra in un certo modo. Appunto, durante la pandemia chi lavorava per lo Stato ha dovuto fare certe azioni che magari non voleva fare. E l'intrattenimento non ne parliamo, è propaganda all'ennesima potenza. Però le persone non capiscono questi concetti, perché allora una persona la prima volta che sei, appena ti sente, dice propaganda, allora pensa a Lenin, pensa al cinema russo, pensa al cinema del Terzo Reich. No, ad oggi siamo molto più evoluti, la propaganda si è evoluta molto di più, è qualcosa di sottile, di impalpabile. Nei film è praticamente ovunque, perché quando si tratta di fare un film nella maniera classica, quindi non indipendente, quindi di fare un film che costa almeno 500.000 euro, ma in realtà costa di più, costa qualche milione di euro, fino ad arrivare ai film americani dove i costi sono ancora più elevati. C'è tutto un meccanismo che porta dentro indirettamente, non perché c'è qualcuno che ti venga a dire tu devi fare questa storia, tu devi raccontare questo, no, la libertà apparente c'è, ma ci sono tutta una serie di meccanismi che portano a creare un certo tipo di film, un certo tipo di propaganda, che in una visione più larga è un certo tipo di forma pensiero, un certo tipo di stile di vita, dentro cui siamo tutti immersi, specialmente in Occidente, poi in Oriente, certo se andiamo nelle tribù delle Filippine è diverso, però diciamo il mondo occidentale è tutto dentro questa propaganda, di cui secondo me la pandemia è stato un momento, un'occasione data, come dire, dal fato, dagli dei, se vogliamo, per capire di più, per andare oltre e per liberarsi dalla trappola. Mhm. E chi non si è allineato con la narrazione ufficiale è stato spesso etichettato come pericoloso o fuori di testa. Cosa ne pensi? Mm. Ma diciamo che sì, è ovvio, chi non è allineato con la narrazione ufficiale viene etichettato come fuori di testa. Anche su questo farei un discorso un po' più ampio che inizia ad esempio dalla psichiatria. Ma siamo sicuri che la psichiatria esista? E qui se qualcuno, qualche psichiatra sente questo video, probabilmente mi detesterà a vita. Siamo sicuri che questi meccanismi così clinici, questi strumenti clinici siano reali? Oppure ciò che muove il corpo di un essere umano è l'energia, quindi una serie di energie da cui siamo mossi, quindi essenzialmente è lo spirito che anima questo corpo, esattamente come il burrattino viene animato dalle mani del burattinaio, no? Quindi eh, chi è che ha creato queste discipline, come per esempio lo studio di certe cose psichiatriche che vengono da Freud, secondo cui le cose hanno cause fisiche oppure hanno cause di origine della libido, della sessuale, quindi Freud rapportava qualsiasi cosa, qualsiasi ambito dell'essere umano all'istinto sessuale, oppure sono cose, sono forme pensiero create per dire che se tu non rispetti certi parametri, se tu non rispetti la narrazione ufficiale, sei fuori di testa, sei pazzo. Quindi la linea tra chi è sano e chi è pazzo, a parte che è cambiata continuamente nel tempo e chi era pazzo 100 anni fa
adesso è il migliore dei sani di mente e viceversa, quindi non è attendibile come informazione. Mhm. Cioè chi era una strega nel Medioevo, poi è diventata più tardi, con l'arrivo della psichiatria, una malata di mente. Poi tra 100 anni questa malata di mente si scopre che invece dipende da qualcos'altro. Cioè, questo studio che poi ognuno fa, penso, nel suo piccolo, ma che io sono stato incentivato a fare appunto a partire un po' da quel periodo là, su cui mi sono fatto varie domande, è uno studio enorme che deve comprendere tutta la storia praticamente dell'umanità, o almeno degli ultimi 5.000 anni. Quindi chi era pazzo 3.000 anni fa, in qualche modo non rispettava la narrazione dell'epoca. Quindi, come dire, questa cosa ci è sempre stata, però poi i fatti, l'evidenza ci dicono che la follia è invece nella narrazione ufficiale, perché quando si vedono tutta una serie di contraddizioni che non hanno senso, un po' perché i poteri dall'alto si divertono a creare queste contraddizioni, cioè nel senso che se io ti dico puoi andare al bar, però il caffè lo puoi prendere in piedi, però seduto no, però se esci, giri intorno al palazzo lo puoi fare, se giri intorno al quartiere non lo puoi fare. Tutte queste cose grottesche, un po' stupidine e divertenti, spacciate poi per legge, legalità, Costituzione, no? È il mantra che ripetono, sono palesemente assurde, quindi diciamo poi alla fine le persone, anche la persona più inconsapevole, più burina, più ignorante, ha una consapevolezza, come dire, intrinseca proprio nell'animo che gli dice vabbè, ma ci stanno a prendere in giro, ci stanno a prendere per il culo, come si suol dire. E quindi l'essere umano alla fine o inconsapevolmente o consapevolmente capisce che queste cose sono in fondo delle sciocchezze. Però ecco, questa cosa del fuori di testa, del limite tra chi si adegua e chi non si adegua, è una cosa in realtà anche molto pericolosa, perché questo è lo strumento definitivo con cui si tappa la voce a chi, alle persone alle quali la voce non si può tappare, per esempio, con i mezzi, diciamo, prima si usa la polizia, prima arriva la minaccia tramite postino, tramite raccomandata, quindi che ne so, che sia l'agenzia delle entrate, che sia la multa, che sia... dopo il postino c'è la giurisprudenza, quindi si passa al livello, se tu non ti adegui, adesso c'è l'avvocato, c'è il giudice, c'è il tribunale, sarai giudicato, sarai condannato. Poi c'è un altro livello che è quello poliziesco, cioè tu non ti adegui alla raccomandata, non ti adegui alla legge che palesemente è piena di contraddizioni e discutibile da ogni punto di vista, però allora ti adegui al manganello, cioè arriva il manganello e quindi con la forza fisica al manganello ti dovrai chinare. Non ti adegui al manganello, c'è la gabbia, cioè le sbarre, cioè il carcere dentro cui tu poi non puoi fare più niente. Però se non ti adegui neanche a quello, c'è la cosa definitiva da cui poi non esci proprio più, quella proprio che termina il percorso di silenziamento della tua voce dissidente, che è quella di essere etichettato come un TSO, un fuori di testa, una persona da ricoverare. Poi prima c'erano i manicomi, eccetera, poi sono stati resi apparentemente illegali, adesso c'è tutto un meccanismo di questa apparente inclusività, legalità, volemo se bene, insomma è tutto ok, ma in realtà quando tu sei etichettato come un fuori di testa, come qualcuno di mentalmente pericoloso, da lì non ti tira più fuori nessuno, neanche l'avvocato, non hai neanche l'avvocato che potrebbe essere una speranza per uscire magari dal tribunale o dal carcere. Quindi insomma questi sono fatti, non per parlare di oggi, sono fatti che sono stati sempre chiari e accaduti nel corso
degli ultimi 5.000 anni, quindi dall'epoca dei Romani, quando Gesù andava in giro e diceva io sono il figlio di Dio, eccetera, eccetera, e subito è stato il nemico numero uno, perché tu non puoi andare in una società fondata all'opposto di quello che dici e incominciare ad avere dei seguaci addirittura. E così attraversa tutte le epoche. Quindi il punto cruciale, secondo me, di questo discorso, che poi affrontano in pochissimi o quasi nessuno, è capire la struttura del potere, la struttura di questi poteri, cioè come è possibile che questo avvenga. E questo non lo fa quasi nessuno oggi perché evidentemente non sono in grado, neanche io per carità sono in grado, però una verità comune emerge che in tutte le epoche ci sono stati re, faraoni, principi, imperatori. La parola più adatta forse è proprio faraone, cioè questi esaltati al vertice del potere che comunque si sono sempre sentiti dei tramite tra Dio e l'umanità, no? E quindi si sono sempre dati, autocelebrati come padroni di avere il diritto di avere gli schiavi a Mhm. migliaia, a milioni, ai tempi che costruivano le piramidi, poi hanno fatto i centurioni. Quindi la costante di tutta la storia dell'umanità è che c'è qualcuno al potere che domina le masse e questo qualcuno vuole schiavi, vuole persone sottomesse, vuole persone controllabili e vuole avere assolutamente la possibilità di etichettarli o come delinquenti o come dissidenti o come pazzi, nel peggiore dei casi, nel caso non rispondono ai suoi voleri. Però da questo c'è una struttura piramidale, gerarchica immensa che oggi come oggi ha preso una complessità che ai tempi del faraone, il faraone si sognava, cioè adesso c'è questa piramide gerarchica al vertice della quale c'è il faraone contemporaneo, è di una complessità incredibile, estrema, ci sono i media, c'è internet, quindi c'è molta più ambivalenza, ci sono molte più zone grigie, sfumature rispetto a quella che era la dittatura del tempo dell'impero. Però fondamentalmente, diciamo, le forme pensiero applicate oggi sono ancora quelle che sono nate con l'impero romano. Quindi i palazzi americani sono ispirati all'impero romano, tutti gli imperi anche oggi attuali viventi si ispirano in qualche modo a quello che era l'impero romano. Quindi possiamo dire che l'impero romano è stato un po' la nascita, il seme di quella che è questo modo di intendere la vita, cioè io ti domino e tu fai lo schiavo, essenzialmente. Infatti. E come regista, osservare le città deserte, i negozi chiusi, le persone diffidenti e spaventate. È stato come vivere in un set distopico. Che emozioni ti ha generato questo scenario? Ti ha ispirato, scioccato, svuotato? Ma devo dire che da una parte mi ha divertito e mi ha fatto rilassare, perché comunque passare questo periodo è stato anche divertente, rigenerante e quindi non avere questa solita folla, questo caos di rompiscatole, di gente che strombazza col clacson, di arroganti, eccetera. Da un certo punto di vista ho detto, ah, che bello, questa cosa bisognerebbe farla almeno una volta l'anno. Dall'altra, certo, avere i cinema chiusi, io che sono uno che ama andare al cinema, che ama le serate culturali, era una cosa di grande tristezza. E quindi da un lato sì, il set distopico è finito poi appunto in questi due film, Corona Days e Il poeta perduto. E si vede chiaramente che c'è questa società che io insomma critico, ho questa vena critica
un po' in tutti i film, dal mio punto di vista, è una società che odia l'arte, ecco, odia la vera arte, odia lo stare insieme in maniera costruttiva, cioè lo stare insieme deve essere sempre lo stare insieme nei centri commerciali, oppure lo stare insieme per vedere il film, però è il film della propaganda che diciamo noi, non il film che dite voi. Quindi è una società che tende a non avere più nessun punto di riferimento, cioè il punto di riferimento di tante città oggi, specialmente nel centro-nord, è il centro commerciale. La nuova Agorà in cui si andava, almeno i romani erano un impero cruento, però comunque dal punto di vista della civiltà, dell'evoluzione, avevano degli spazi eccezionali che oggi ci sogniamo solamente, degli spazi insomma dove si, e ancora di più l'antica Grecia, dove ogni sera venivano somministrati spettacoli teatrali ma con valori di un certo tipo per far sì che la popolazione li assorbisse. Anche quella era propaganda, ma era propaganda positiva. Quindi da tempo, insomma, io vedo sempre queste strade svuotate, strade vuote dove non ci sono veri centri di aggregazione, a meno che tu non paghi. Cioè tu devi sempre uscire di casa, ma quando esci di casa devi avere sempre il portafoglio in mano perché mh, non è più consentito, non è più consentito, ma non dall'esterno, non lo consentiamo noi nella nostra mente. Cioè, quello che voglio dire, il lavoro è tutto interno, è tutto dentro di noi, non è un lavoro esterno. La realtà semplicemente si adatta a quello che la gente pensa. Quindi, se non hai soldi da spendere, se non sei in vena consumistica, nella maggior parte dell'anno dove vai? Sì, è vero, d'estate se sei a Roma ci sono tante iniziative anche gratuite nei quartieri, c'è tante cose, però voglio dire, nel resto d'Italia spesso c'è poco e nulla. Quindi sicuramente poi nel resto dell'anno la gente frequenta i luoghi, le cattedrali del consumo, quindi questi grandi centri commerciali dove si aggrega sempre in previsione di comprare un prodotto, di consumare. Io non vedo un'aggregazione che porta le persone a incontrarsi, a conoscersi, a parlare, cioè le città sono città anonime in cui tu magari non conosci neanche le persone del tuo quartiere, semplicemente sono rapporti di consumo, cioè tu esci, conosci il fruttarolo, il barman, dove vai a comprare le cose e poi sì, se sei una persona socievole, conosci anche altre persone, per carità, ci sono anche quartieri o città in cui le persone si conoscono, si frequentano, però ecco, l'indirizzo generale è quello, cioè io mi relaziono agli altri per comprare o vendere, lo Stato, perlomeno l'amministrazione pubblica, fa poco o nulla per creare dei luoghi in cui le persone vanno, mi spiego meglio, li crea, ma luoghi in cui le persone vanno per crescere insieme, per incontrarsi e per confrontarsi, quelli non ci sono proprio, cioè non c'è possibilità di confronto se non estremamente superficiale. Mhm. Quindi la persona non è proprio disposta a fare un confronto di questo tipo, a conoscere gli altri che vivono nel suo quartiere, nella sua città, perché sono ormai diversi decenni, se non quasi un secolo, insomma, che il nostro stile di vita è cambiato totalmente. Il Green Pass ha diviso in due la società, creando cittadini di serie A e B. Ti sei sentito escluso, colpevolizzato, come se fossi sbagliato solo per aver fatto una scelta diversa? E come hai reagito dentro, nel cuore e nell'anima? Ma diciamo che sì, ovviamente mi sono sentito un cittadino di serie B, ma diciamo a me personalmente questa cosa non è che mi ha fatto sentire male o colpevolizzato, semplicemente perché io
non penso di essere un cittadino, penso di essere un essere umano unico, indistinguibile dagli altri, quindi la classificazione come cittadino non mi ha mai fatto impazzire, però certamente il fatto di ecco, io l'ho messo anche nel film, una delle cose che mi mancava di più era andare a prendere il caffè al bar, e questa cosa che io non potevo andare al bar mi ha costretto a trafugare i caffè e poi a bermeli in posti desolati, non so, luoghi sulla spiaggia abbandonati. Quindi in quel periodo là ho frequentato questi luoghi abbandonati, questi luoghi, diciamo, che di solito frequentano i barboni, gli emarginati. Quindi sì, sicuramente mi sentivo di serie B, ma mi piaceva questa cosa, cioè mi divertiva, so che non risponde al sentimento che hanno avuto tante persone, ma per carità non voglio offendere nessuno, e semplicemente dico quello che provavo io. Mi faceva sentire appunto come dentro un film distopico, e appunto nel frattempo ho girato tante immagini, l'ho filmato e l'ho trasformato proprio in un film, quindi insomma, piuttosto che la solita realtà, sentirsi un emarginato, un outsider per qualche mese, mi ha proiettato dentro una specie di nuovo film. Quindi sì, colpevolizzato assolutamente no, anzi divertito, anche inorgoglito se vogliamo. Cioè, la cosa che mi intristiva un po' era come le persone si omologavano a tutta questa situazione qua, inizialmente, però poi appunto negli anni successivi, vedendo come questa cosa si ripete un po' in tutti i campi del vivere umano, e vedendo comunque come le persone fanno lo stesso un po' in tutti i campi, ho cambiato un po' prospettiva. Ecco perché secondo me ci sono un po', per quanto mi riguarda, degli step cruciali della conoscenza del mondo, degli altri che ci circondano. Uno è stato, vabbè, la nascita di internet. Lì si capiva ancora poco, perché comunque ha portato ognuno a pubblicare magari un blog, pubblicare dei suoi contenuti, e quindi piano piano Farsi abbiamo pubblicità. incominciato, mm, piano piano abbiamo incominciato a capire chi ci avevamo intorno, perché poi tu una persona quando l'incontri dal vivo in realtà non comprendi nulla di quella persona, mentre invece lo step successivo è stato cruciale, cioè l'arrivo dei social. Allora lì la prospettiva è cambiata radicalmente per quanto mi riguarda, cioè io sono abbastanza fiducioso negli altri, abbastanza anche estroverso, quindi avevo in qualche modo l'idea che gli altri sono un po' uguali a me. E questo in fondo è vero, perché tutti quanti abbiamo un comune denominatore che poi riesce a farci comunicare anche in situazioni, cioè le persone ti capiscono al volo, no? Mhm. Perché c'è quella cosa comune, quello spirito comune che ci accomuna tutti. Però dopo che sono arrivati i social, nella vita pratica, nella vita delle azioni, del vivere quotidiano, ho capito con da chi era composta questa popolazione di persone che tu magari negli anni prima incontravi, ci parlavi, ma loro ti mostrano solo una superficie, no? Quando tu esci con una persona che conosci poco, almeno che poi non ci vivi per anni, in realtà non la conosci, cioè è una facciata che la persona ti dà e di cui la persona stessa non è neanche consapevole nella maggior parte dei casi. Invece con i social abbiamo incominciato a mappare, anche perché appunto i poteri forti, come si suol dire, volevano fare proprio questo, volevano mappare in qualche modo l'umanità attraverso questi strumenti, questi social. E attraverso tutti i contenuti che le persone hanno incominciato a creare abbiamo capito che cosa piace alla gente, come la pensa, quali sono i modi di dire,
quali sono le cose che ama fare ogni giorno. Quindi i social hanno proprio spalancato uno scenario gigantesco, enorme, cioè quelli che prima per me erano persone che io pensavo più o meno fossero simili a me perché siamo tutti esseri umani, eccetera, sono invece più degli alieni, cioè persone che non c'entrano nulla con te, non solo, ma con te non c'entra nulla quasi nessuno, cioè ti rendi conto che appartieni a forse a nessuna nicchia, cioè nel senso che tutti questi fenomeni che i social hanno portato a galla sono cose che io non avrei mai, poi mai pensato che le persone amassero o facessero nella loro vita. Quindi, punto cruciale uno, i social hanno aperto una finestra sul mondo, sugli altri. E poi c'è stato questo snodo fondamentale della pandemia che adesso si può vedere replicata in varie cose, la Mm. guerra, il digitale, eccetera. E questo ha aperto una finestra forse ancora più grande, cioè ha mostrato come le dinamiche che tu hai in mente, i comportamenti che tu hai in mente non c'entrano niente con quelli con cui poi la massa di persone si comporta, fa le proprie scelte, cioè proprio Mhm. non c'entra assolutamente nulla e appunto tutti si sono trovati un po' eh, incastrati sotto vari punti di vista, perché diciamo, gli elementi fondamentali poi della vita di una persona sono il lavoro, i media che gli trasmettono le notizie, il tempo libero e qualche altra cosa. Eh, Però tutti questi fronti sono stati appunto presi dalla propaganda da tutti i punti di vista, in tutti i sensi. Quindi chi magari faceva un lavoro da dipendente doveva seguire quelle normative là. Chi non faceva un lavoro da dipendente, da libero professionista, le doveva seguire uguali perché l'ordine degli avvocati o dei medici dettava legge e poteva anche non seguirli, però veniva emarginato, mentre il dipendente veniva licenziato e quindi gli veniva proprio sospeso lo stipendio. E in qualche modo anche l'imprenditore, perché l'imprenditore deve seguire poi il mercato. Se il mercato è un mercato di una massa ipnotizzata dalla propaganda, da un certo tipo di intrattenimento, da un certo tipo di lavoro, anche l'imprenditore deve seguire le mode e quelle forme pensiero. Quindi tutta questa battaglia si svolge tutto all'interno, nell'interiorità dell'essere umano. Ecco perché io a volte ho interesse, ho chiesto anche a canali che si occupano di crescita personale, tra virgolette complottisti, complottologi, di parlare di cinema indipendente, perché il cinema nel suo piccolo, nel suo microcosmo, ripropone essenzialmente quello che noi vediamo ad un livello più grande, ad un livello macroscopico. Cioè il cinema è comunque un intrattenimento di massa, è un giocattolo, un magico che l'uomo ha inventato a un certo punto della storia, ma come tutte le cose che l'uomo ha inventato è stato poi sequestrato dai gruppi di potere, da chi lo ha voluto sfruttare e manipolare per i propri fini. Quindi la storia del cinema è la storia di tutte le grandi invenzioni umane, anche il denaro per esempio, che nasce come invenzione positiva, magica, di crescita e viene poi sequestrata, manipolata e utilizzata per i fini e trasformata in un'altra cosa. Quindi, brevemente, il cinema nasce alla fine dell'Ottocento e i primi 20-30 anni di cinema sono i 20-30 anni in cui i pittori, i veri artisti si avvicinano al cinema e utilizzano il cinema per animare quelli che prima erano i loro quadri, le loro opere d'arte, quindi è una cosa magica. Poi a partire dalla Francia, con la Gaumont e la Pathé,
i primi grandi studios francesi, il cinema ha incominciato a essere utilizzato in forma industriale e in forma da un livello più alto di propaganda, Mhm. per poi diventare questa cosa che conosciamo oggi, con tutti dei momenti, delle parentesi rivoluzionarie di registi, di artisti che hanno detto no, noi ci opponiamo, secondo noi questo non è il cinema e facciamo un nuovo cinema, facciamo un cinema rivoluzionario. Ed ecco quindi tutti i movimenti della storia del cinema, il free cinema, la nouvelle vague, il neorealismo italiano, che hanno detto no a questa cosa, ma sono state delle parentesi, perché il cinema oggi, come lo conosciamo, e purtroppo questo mi dispiace molto, come lo conosce il pubblico, cioè il pubblico crede che il cinema sia quella cosa là, però i canali complottisti, complottologi, anti-Novax, eccetera, non Mhm. parlano mai di questa cosa qua, ma questa cosa qua è fondamentale perché il cinema trasmette l'immaginario, quindi il cinema forma i mondi interiori dei bambini, se per esempio è un film Disney, un cartone animato, o degli adulti, e forma tutto, forma le opinioni politiche, i credo, le emozioni. Quindi il cinema è uno strumento potentissimo, importantissimo, e i poteri oscuri conoscono bene questa cosa qua, perché sanno bene che se tu ti trovi di fronte a un'immagine gigantesca, buio nella sala, il tuo impatto emotivo, il tuo essere inerme di fronte a questa immagine, a questo mondo immaginario ti viene raccontato davanti, ha un potere enorme sulla tua interiorità, sulla tua immaginazione. Quindi tu la notte sognerai quei personaggi, ti innamorerai probabilmente a vita di certi personaggi, senza renderti conto che quelle sono narrazioni di propaganda, Mhm. che noi possiamo trovare quasi ovunque. Anche in un film apparentemente libero c'è un'inquadratura magari dove passa una comparsa, un personaggio in secondo piano, e quel messaggio che si vuole far passare in quel caso è inserito lì, nascosto. Però ripeto, quando è su grande schermo, quando quel personaggio passa con una certa luce, è una cosa che parla direttamente all'inconscio dell'essere umano, quindi una cosa che viene registrata, viene recepita e viene poi immagazzinata, e quindi il cinema ha un ruolo importante insieme oggi anche ai media, a tutte le informazioni, telegiornali, eccetera, a formare l'interiorità dell'essere umano, ed è l'interiorità che oggi si dirigono le masse, non certo dall'esteriorità. Dall'esteriorità si faceva una volta con la spada, con il centurione che ti veniva a casa e diceva vabbè c'hai 10 pecore, 8 le prendo io e 2 te le lascio, però tu in cambio puoi usare tutte le strade che noi costruiremo come impero di Roma. E quindi una volta si usava la forza, il re, il signorotto nel feudalesimo usava la forza, e oggi questa cosa non funziona più perché l'essere umano si è evoluto, più andiamo avanti più l'evoluzione prosegue, ovviamente, e questo è chiaro, se si guarda la storia, passiamo dalla clava dell'uomo primitivo a oggi, c'è un miglioramento costante della situazione dell'essere umano, e quindi l'unico modo è formare coscienze, plasmare le coscienze, plasmare l'immaginario. Quindi ecco l'importanza del cinema indipendente, del cinema libero. Il cinema libero, perlomeno come lo intendo io, poi ci sono tanti modi di intenderlo, c'è chi fa il cinema indipendente perché vuole replicare il successo del blockbuster, quindi fa senza soldi, un po' sfigato il film che fa il grande studios. Ma come lo intendo io, il cinema indipendente d'avanguardia è un'esperienza proprio di contatto, di cercare nella realtà i significati della propria vita e del mondo che ci circonda. Quindi Mhm. non è fatto per altri fini, insomma. E il cinema racconta la verità anche quando tutti cercano di censurarla. Pensi che oggi il ruolo del regista sia diventato quello di un resistente culturale? E tu ti senti un testimone scomodo del nostro tempo? No, assolutamente. Il ruolo del regista non è nulla. Tutti i registi
che il pubblico conosce, famosi, come si suol dire, sono nel 90, no, 95% dei casi delle persone che assecondano specie di burrattini, diciamo, se vogliamo dirla proprio in maniera palese, o perché in superficie assecondano un certo partito, certi politici e quindi riescono a prendere i finanziamenti attraverso questo sistema, oppure in un'accezione più ampia, semplicemente perché fanno parte di un certo mondo, hanno la possibilità di accedere a dei fondi per fare dei film, ma poi questi film sono incanalati in un certo binario. Quindi oggi fare il regista non significa assolutamente nulla, fare film non significa fare arte, il cinema è tutta una baraonda che è stata volutamente confusa da chi dirige tutta la baracca. Io faccio sempre questo esempio, l'esempio del cesto nell'autogrill in cui trovavamo i DVD. Lì ci trovi il film di Truffaut, il film di Fellini, come il film dei Transformer o il film della fiction della Rai. Quindi volutamente è stato messo tutto in un unico cesto per non far capire più nulla alle persone, cioè per far dire alle persone, vabbè, questo è un film, sì, se mi diverto lo vedo, se non mi diverto non lo vedo. Invece qui parliamo di cose, è come parlare, come dire, dell'astronave e dello stuzzicadenti, cioè non sono cose simili. Se tu metti un'astronave e uno stuzzicadenti dentro un garage, non è che dici, vabbè, sono cose uguali perché stanno dentro questo garage. No, parliamo l'altra sera, per esempio, qui a Ostia hanno riproiettato Accattone di Pasolini, e quello è un cinema di una purezza estrema, un cinema di un poeta sacro, un cinema praticamente pervaso da tutto un discorso di sacralità, dell'inquadratura, dell'immagine, incredibile. Quindi quella è un'opera d'arte, ma nel cinema di opere d'arte ce ne sono forse qualche migliaia di registi, diciamo, che hanno portato avanti un cinema veramente d'arte puro, ce ne saranno un centinaio forse. Quindi, ma questo è inutile raccontarlo, è inutile dirlo, perché ripeto, al cinema arriva solo quel cinema lì, quindi arriva solo il cinema industriale. I registi che si conoscono, che poi vanno in TV, che fanno i film, che si fanno conoscere, che hanno la pubblicità, sono quelli, e sono quelli che hanno i finanziamenti che permettono di avere poi attori bravi. Quindi la confezione è molto bella, è molto ben fatta, gli attori sono bravi, la fotografia è stupenda, la sceneggiatura è ben scritta. Non voglio dire che siano brutti film, dico proprio che è un'altra cosa, ecco, sono altre cose. Quindi da un certo punto di vista il cinema non è ancora nato, cioè non si sa ancora bene che cosa sia, perché il cinema ha 130 anni, quant'è? E la letteratura ci avrà 10.000 anni, adesso non li ho contati, però la pittura risale agli uomini delle caverne. Quindi voglio dire, il cinema proprio non ha nemmeno lontanamente idea di che cosa sia. Infatti adesso è nata l'intelligenza artificiale video che riesce praticamente a replicare in una maniera uguale alla realtà gli attori. Quindi adesso è un po' all'inizio, ci sono ancora tanti errori che fa, ma tra un anno o due noi potremo replicare i film, quelli milionari di Hollywood, te li puoi fare a casa tu da solo col computer, dando le istruzioni a questa intelligenza artificiale. Quindi ecco, ancora una volta adesso stiamo vivendo un'epoca memorabile, perché questa cosa separerà in maniera netta ciò che è reale da ciò che è finto. Quindi tutto questo cinema che si basa sul budget, sulla fotografia, sugli attori, sulla confezione, sarà un cinema che sarà replicabile dall'intelligenza artificiale, tranne per il discorso degli attori, perché se c'è una performance, quello è difficile che si potrà fare. Però voglio dire, questa cosa riuscirà anche qui a mettere un punto, cioè
a mettere una separazione tra ciò che è la vera creatività umana, la vera creatività che tu puoi trasmettere, e quello che è invece un processo industriale pilotato spesso dall'alto, non solo dal punto di vista economico, ma appunto anche dal punto di vista dei contenuti. Mhm. E hai mai pensato durante quegli anni di raccontare ciò che stava accadendo attraverso un tuo film o documentario? C'è un progetto nato proprio da quell'urgenza di raccontare il non detto, Sì, come non detto in che senso? raccontare quello che non è stato detto e lo racconti tu. Ah, ok. Sì, appunto, questi due film sono a cavallo proprio di quegli anni, in particolare questo Corona Days, girato per metà col cellulare, l'ho fatto proprio in quei mesi del 2020, primavera 2020, quindi è incentrato proprio là, anche se il tema, ripeto, è la perdita del padre, quindi è un lutto in famiglia, la perdita del padre, Mhm. perché non mi sembra un tema, questo della pandemia, del lockdown, non mi è sembrato un tema in sé, cioè mi è sembrato più adatto a uno sfondo, anche perché è un leitmotiv ricorrente che ricorre poi in varie forme, già da prima e pure dopo. E poi quest'altro, Il poeta perduto, che invece è un film che parla, diciamo, di come un uomo omologato che fa una vita piuttosto standard di cui non è soddisfatto, poi fugge da casa e cerca di vivere vendendo le sue poesie, perché lui è stato sempre un aspirante poeta, quindi finisce per fare una vita da strada, quasi da accattone, da barbone, e poi ha l'occasione, incontrando dei ragazzi, anziché di vendere le poesie che nessuno si compra, questi libretti, di vendere delle pasticche di droga. Quindi vede che questi invece si vendono facilmente, che poi sono pasticche che io nel film ho chiamato la pillola della tigre, la pillola del cannibale, che sono, diciamo, delle metafore del consumismo, no? Poi quelli che prendono queste pasticche cominciano ad avere dei deliri che sono diventati famosi, che vanno a mangiare, si fanno la mangiata di pesce, insomma ci sono tante situazioni grottesche, però essenzialmente il messaggio che volevo, la mia visione, insomma, che volevo portare in questo film è questo, quella di una società raggelata di solitudini, in cui però il prodotto che sballa in senso consumistico, in senso di delirio occidentale consumistico, allora quello si vende, quello funziona, perché è quello che la gente cerca, cioè cerca un appagamento immediato o sensoriale o di vacanza, di svago, di evasione. Ecco perché il cinema, quello di evasione, il cinema delle logge, diciamo pure, dei gruppi illuminati neri che viene da lì, porta la persona a evadere, e a un certo punto è come una droga, cioè era questa la metafora che io volevo far passare nel film, non la droga in sé, ma proprio una società drogata da il consumismo e l'evasione, quindi il cinema d'evasione, il film d'evasione piace, funziona perché l'individuo è immerso in una quotidianità in cui viene magari sotto pressione dalla giornata di lavoro. Quindi quello che ti dice alla fine della giornata di lavoro è: ah, mo mi voglio vedere una cosa, ma non voglio pensare, non voglio riflettere, non voglio neanche emozionarmi su temi troppo sensibili, eccetera, voglio evadere. E l'evasione preferita poi è quella indicata, diciamo, dal mercato americano, che noi poi scopiazziamo perché non siamo altro che una provincia, no? Come dire, un feudo di questo nuovo impero, è quello della violenza, per esempio. Cioè il cinema americano è fatto quasi esclusivamente di film di violenza, con poi una certa dose anche di erotismo,
di sesso, insomma. Mhm. Però la violenza è la grande moda, la grande forma pensiero del cinema in questo momento, cioè i film americani parlano quasi tutti della violenza. E poi uno magari sprovveduto dice sì, ma parlano di questo perché la società americana è violenta. Ma uno gli risponde, e perché la società americana è violenta? Dice, perché è nata dai coloni che hanno combattuto con le pistole, gli indiani, eccetera. Ma perché? Perché alla fine, a forza di chiedere perché, capisci che c'è qualcuno che ha deciso al vertice che doveva essere prioritario il messaggio della violenza. Mhm. Quindi è tutto pilotato. Per esempio, grandi registi famosi osannati in tutto il mondo oggi, come Quentin Tarantino, per carità, anch'io adoro e vado a vedere i film di Quentin Tarantino, ma come mai Quentin Tarantino è così famoso a livello mondiale, tanto da essere una star quando presenta i film, più osannata di DiCaprio quando presenta il film, l'ultimo era lui la vera star più che DiCaprio. Com'è possibile? Beh, perché i film di Tarantino hanno questa componente pulp di splatter, di violenza, di sangue, che piace, c'è poco da dire, piace ed è un po' come il prezzemolo. Oggi sta un po' in tutti i film, è difficile vedere un film americano. Sì, poi ci sono le commedie, ci sono altri generi, però la violenza, diciamo, è un ingrediente essenziale del cinema come è stato presentato, quindi Mhm. tutta la categoria, per esempio, dei film western, in realtà noi assistiamo in un film western a degli omicidi terribili, orrendi, assistiamo a delle carneficine brutali, però questo ci abitua a percepire la violenza come qualcosa di normale, come qualcosa di... Sì, vabbè, un cowboy che ha sparato, ha ammazzato 10 persone, gli ha sparato un proiettile in fronte, però è un videogioco, capito? È un po' come un videogioco. Quindi, al contrario, grandi autori come autobiografici come Fellini, io adoro il cinema di Fellini o Truffaut, tanti altri, insomma, hanno fatto un cinema paragonabile alla grande letteratura, alla grande arte, dove non c'è bisogno di ricorrere a questi espedienti, insomma, a queste tinte forti per attirare l'attenzione dello spettatore. Mm. E quanto ti ha ferito vedere limitata la tua libertà, la tua possibilità di lavorare, creare, incontrare il pubblico, vivere l'arte? L'hai vissuto solo come un blocco professionale o come un'aggressione all'identità profonda dell'essere umano? No, non l'ho vissuto proprio perché non mi ha impedito nulla, cioè, tranne sì, incontrare magari ad una proiezione, organizzare un evento, quello in teoria, poi bisogna vedere in pratica, non si poteva fare, però non mi ha limitato la libertà. Io piuttosto ero dispiaciuto per chi invece si vedeva costretto dalle scelte che comunque aveva fatto prima. Quindi se tu prima fai delle scelte, cioè se io avessi scelto di fare un concorso e andare a lavorare al comune, ovviamente mi sarei ritrovato di fronte ad un bivio, cioè o ti vai a vaccinare o ti inietti questa roba qua, anche se tu credi che non sia qualcosa di sano, oppure ti licenziamo, ti sospendiamo lo stipendio, oppure se avessi fatto il medico sarei stato messo proprio nella lista nera perché tu non curi i pazienti con i vaccini che decidiamo noi, eccetera. Quindi a seconda delle scelte che uno aveva fatto prima, si è trovato in situazioni che sono terribili, cioè a me dispiaceva molto questo fatto qua, perché costringere comunque una persona a fare una cosa contro la sua volontà per il bene comune, perché poi qui si apre un grande tema. Questa parola per il bene comune è il grimaldello che la propaganda usa per tutto praticamente. Cioè, se noi analizziamo con lucidità tutte le varie cose
che la propaganda ci propone, e il tema ricorrente è proprio: lo devi fare per il bene di tutti, devi pagare per il bene della collettività, anche se poi noi con quei soldi ci compriamo le armi con cui ci uccidiamo i bambini, non lo so, le masse proprio, facciamo uno sterminio. Per il bene comune devi fare questo, devi rendere tutta la tua casa green, anche se non hai i soldi per farlo. E quindi se tu finisci senza casa perché viene l'ufficiale giudiziario, perché tu non potevi pagare i debiti per fare la tua casa eco, green, sostenibile, e tu sei finito a fare il barbone, però sei tranquillo perché mentre dormi per strada sulla panchina d'inverno, di notte, stai per morire, dice vabbè, ma io l'ho fatto per il bene della collettività. Quindi questa frase è fondamentale per capire che poi, cioè, lo capisce anche un bambino, però evidentemente la cosa funziona, è pervasiva e tutto continua, anche perché non si può fare nulla per... cioè io apprezzo la buona volontà appunto di chi parla di questi temi, di chi fa un lavoro sulle coscienze, sulla crescita personale, eccetera, però in realtà l'unica cosa che puoi fare è lavorare sulla tua interiorità, sul tuo mondo interiore, su quello che fai tu. Ecco appunto perché chi ha fatto delle scelte a priori si è trovato in queste situazioni qua, quindi ha dovuto a un certo punto fare una revisione di quello che aveva scelto, cioè fare un ragionamento per dire: ma se io non avessi scelto questa cosa, adesso non mi troverei in questa situazione. Però sono discorsi che sono già stati dimenticati, capito? Mm. Cioè questa macchina gigantesca, enorme, universale della propaganda sa benissimo come manipolare, come andare Eh? avanti. Le persone ormai hanno già dimenticato, molti hanno la memoria proprio del pesce rosso, cioè dopo due giri di boccia già hanno scordato tutto. Quindi siamo di nuovo in una situazione da capo. Certo, molte persone hanno iniziato a parlarne, a svegliarsi, ad analizzare certi temi, soprattutto quello che devono fare è la propria vita, ragionare sulla propria vita, cioè se a me questa cosa mi fa stare male, significa che c'è qualcosa che non va, cioè qualcosa che io non voglio fare. Mhm. Però, E- vabbè, dal mio punto di vista è un ragionamento che capisce anche un bambino, però si vede che molta gente è mononeuronale, quindi c'ha un neurone solo, gli è rimasto, e quindi purtroppo, anche se metti 2000 pandemie, non sta là e fa che cosa è successo? Non tutti, magari, no, dico, figuriamoci, saranno una piccola parte, spero, non lo so. E secondo te, in quella macchina perfetta di imposizioni, paure e divieti, cosa c'era veramente dietro? Da regista ti chiedo, quanto di tutto questo ti è sembrato un copione scritto, orchestrato, con ruoli precisi da recitare? Beh, questo è un discorso eccezionale, enorme, perché il progetto appunto che sto portando avanti, che girerò nel 2026, si chiama La vita è un film e parte proprio dalla convinzione che mi sono fatto ultimamente che la vita è un film, cioè nel senso come l'uomo ha creato il cinema e nel cinema crea una narrazione con i personaggi, girando il film con la cinepresa, poi lo monta, poi lo proietta, eccetera. Allo stesso modo mi sembra che la vita stessa sia un film orchestrato da un regista che però opera a un livello superiore. Cosa c'era dietro questa regia? Beh, da quello che posso intravedere, capire vagamente, per carità, non sono io la persona adatta a poter spiegare una cosa così enorme, però da quello che ho potuto intravedere, noi viviamo in un mondo gerarchico, piramidale, quindi praticamente l'informazione nasce al vertice
eh, da un piano che potremmo chiamare livello del faraone, e questo qua ordina poi, eh, c'è un piano fatto poi da persone che ovviamente hanno degli strumenti, una tecnologia che noi neanche possiamo immaginare. Quindi sono i cosiddetti creatori delle forme pensiero, no? Per esempio, Mm. l'illuminismo è una forma pensiero, ma noi quando pensiamo all'illuminismo pensiamo a Voltaire, a tutto questo mondo, gli scrittori, gli artisti che hanno fatto l'illuminismo, ma quelli erano la manovalanza dell'illuminismo, cioè erano l'ultimo gradino gerarchico della piramide attraverso cui, promettendo magari un premio Nobel, vabbè, all'epoca il premio Nobel non c'era, però dico, promettendo a questi artisti, alcuni ci andavano perché per la fama, per i premi, per il successo, altri perché ci credevano veramente, ma comunque era la manovalanza dell'illuminismo. Dietro questi, a un livello superiore, c'è chi organizzava, e a un livello ancora superiore c'era un creatore di forme pensiero, cioè qualcuno che ha posto tutte le basi teoriche dell'illuminismo, di come doveva essere, di come doveva svilupparsi e di quali dovevano essere i suoi effetti. Quindi c'era qualcuno che aveva una conoscenza tale della storia dell'umanità, dell'essere umano dell'esoterismo, quindi di tutto ciò che è nascosto nell'essere umano, della sua spiritualità, della sua interiorità, tale che era in grado di progettare un movimento che poi sarebbe durato praticamente fino ad oggi, perché noi oggi viviamo ancora in un'epoca illuministica, non viviamo nella superstizione del Medioevo, non viviamo nella primavera, nel Rinascimento, in quella fioritura là, ma viviamo ancora con certi principi illuministici. Quindi c'è una struttura in cui ci sono delle persone che vogliono orientare lo spirito umano verso certe scelte anziché altre. E poi io penso che a un livello ancora superiore ci siano delle cose non umane, cioè ci sono delle entità non umane che dirigono tutto questo, perché altrimenti non si può spiegare. Cioè l'illuminismo, lo scientismo dice che tutto è nato dal caos, che noi siamo nati dal Big Bang, quindi praticamente in una pozza di fango, prima è esploso tutto, poi si è creata una pozza di fango dove pullulava microbi, cose, e poi da questa pozza di fango è nata la vita e poi è nato l'uomo. Ma siccome il macro è come il micro, cioè il macrocosmo è uguale a ciò che accade in piccolo, ma se io metto una pentola a bollire sul forno ed esplode, però non nasce la pasta asciutta. Eh. E quindi niente, ci deve essere qualcuno che a un livello più alto dirige tutto questo, e con un fine, e il fine probabilmente è la crescita dell'essere umano, dello spirito dell'essere umano, cioè un'evoluzione attraverso una serie di ostacoli difficili, a volte tremendi, drammatici, che però porta a un livello sempre superiore. Mhm. Quindi voglio essere ottimista su questo. E Fabio, tu che da regista vivi ogni giorno dietro le quinte, osservando come si costruisce una narrazione, pensi che anche durante il periodo di restrizioni, politici come Draghi, Speranza o lo stesso Mattarella abbiano recitato un ruolo in un copione già scritto? Quanto era calcolata, secondo te, la loro comunicazione, i loro silenzi e le loro imposizioni? Sì, sicuramente recitavano una parte, ma non so fino a che punto consapevoli, cioè questa parte che viene recitata comunque spesso è inconsapevole, quindi perché questo sistema secondo me è gerarchico e piramidale, quindi le istruzioni che vengono dall'alto vengono poi filtrate a vari livelli. Quando arriva al livello di Conte, Mattarella, che è un livello basso, cioè il livello
appena sopra il popolo, la popolazione, c'è la popolazione sotto che è la base della piramide e poi appena sopra c'è il livello dei politici, che sono fondamentalmente degli attori che devono saper parlare e che devono appoggiare questo o quell'altro modo di pensare e di intendere. Poi hanno un certo margine di libertà, di manovra, ma secondo me sì, è una messa in scena, è una narrazione. È un po', torniamo sempre al film, cioè la vita è un film. C'è lo sceneggiatore che scrive, anzi, prima c'è magari l'autore del libro, che quindi, come dicevo prima, è quello che crea le forme pensiero, quello chiamato un po' mago, mago nero, mago bianco, a seconda della definizione, ma che ha una conoscenza talmente ampia che può scrivere il soggetto, cioè il seme da cui poi si sviluppa tutto. Poi ci sono gli sceneggiatori sono quelli che espandono il soggetto, però si devono attenere al soggetto, cioè la trama deve essere quella. Quindi sviluppano il soggetto in tutta una serie di scene nella previsione che queste scene dovranno essere realizzate concretamente, cioè scrivono la sceneggiatura dove ci sono gli ambienti, le luci, gli attori, quindi fanno il piano narrativo, diciamo. Poi c'è la pre-produzione, quindi il location manager. Quindi è esattamente come si fa un film, fino ad arrivare agli attori. Gli attori sono i politici, sono quelli che parlano al pubblico, quindi sullo schermo noi essenzialmente vediamo il politico, non vediamo lo sceneggiatore, non vediamo assolutamente il soggettista, magari non sappiamo manco chi è, e l'autore del libro magari non l'abbiamo mai sentito, però il film parla di quello che pensa, che dice l'autore del libro, non di quello che dice l'attore. Quindi sotto l'attore c'è il pubblico, c'è la platea e quindi c'è la popolazione che ascolta. È un po' come se noi fossimo in una sala cinematografica, mettiamo questa metafora. La vita è una grande sala cinematografica dove la popolazione, il popolo è la platea di spettatori. I politici sono gli attori che compaiono sullo schermo e animano la storia, ma poi dietro c'è un regista. Il regista è quello comunque che dirige i politici, ma che comunque ha un piano piuttosto concreto, operativo, quindi è appena sopra gli attori. Però poi man mano che saliamo diventa sempre più astratta la cosa, cioè da quello che parla arriviamo all'astrazione delle idee, alle teorie, ed è lì che si fa tutto, a livello astratto, a livello teorico. Cioè ci sono dei teorici, cosiddetti maghi neri, bianchi, quelli che creano le forme pensiero, se ne parla un po' in chi si occupa di spiritualità di questo, Mhm. che creano appunto le forme pensiero, quindi ci possono essere piccole forme pensiero che possono essere un film e ci possono essere forme pensiero che durano secoli, come l'illuminismo. Quindi dietro c'è qualcuno che ha pensato, ha progettato. Per esempio, non crediamo che dietro tutto questo enorme marea digitale ci sia semplicemente la tecnologia che poi oggi inventano una cosa, domani inventano un'altra, oggi c'è la nuova intelligenza artificiale, poi inventano il robot. No, c'è un piano che prevede uno sviluppo che dura secoli, se non secoli, comunque dura decenni, dura qualche centinaio di anni, cioè, perché l'intelligenza artificiale esiste dagli anni 50, parliamoci chiaro. Cioè Hollywood fa i film con l'intelligenza artificiale dagli anni Sì. 70. Quindi internet, i primi esperimenti di collegamento di internet sono quasi di 70 anni fa. Quindi c'è un piano preciso che poi in alcuni casi è proprio scritto, è proprio palese, è proprio comunicato al pubblico. Per esempio nel caso di Davos, questo Economic Forum che si tiene ogni anno, lì c'è proprio il libro di Schwab, come si chiama quel libro? Non ce l'ho Eh, presente.
Beh, praticamente lui teorizza tutto come deve essere la società Sì. del futuro. Adesso non mi viene il termine, in questo momento c'è mi si è scollegato un neurone, ma praticamente dice come devono essere le imprese, come dovrà essere il lavoro, come dovrà essere l'ecologismo. Quindi è proprio una presentazione scritta di come è stata pensata da chi poi, da questi personaggi qua, la società del futuro. Il problema è che le persone non è che l'hanno pensata uguale, cioè è una cosa imposta dall'alto semplicemente. Quindi, per esempio, mettere nelle tasche di ognuno, perché anche se tu vai in Africa, nel Congo, quasi tutti hanno il cellulare, tu rimani scioccato, dici ma questi non erano poveri, non erano nelle capanne, invece però magari vivono nelle capanne, però tutti hanno il cellulare, lo smartphone, intendo. Allora, questo non è casuale perché se ognuno si doveva comprare uno smartphone a 1000 euro, quelli nelle capanne non ce l'avevano. Eppure la connessione è arrivata fino a là, gli smartphone ce l'hanno quasi tutti. Quindi c'è un progetto che poi è quello che l'essere umano è libero o padrone di seguire o di non seguire. Perché se per esempio io, che diciamo di questa tecnologia invasiva ne ho abbastanza piene le scatole, anche perché ci lavoro tutto il giorno col computer, eccetera, decido a un certo punto che la maggior parte delle ore il cellulare non lo uso, lo spengo, la realtà intorno a me improvvisamente cambia, cioè ritorno a vivere come si viveva negli anni 90, negli anni 80, cioè è un altro mondo. Però se tu alle nuove generazioni gli metti un cellulare in mano già quando sono nella culla, ovviamente queste generazioni non sapranno nulla di quello che c'era prima, anche perché viene cancellato. Così come noi non sappiamo nulla dell'era pre-frigorifero, pre-guerra mondiale, e di come si viveva, di come era la civiltà contadina, la famiglia patriarcale della civiltà contadina. A noi ci sembra un'assurdità. Però magari se lo proviamo ci sembra meglio di oggi. Però noi siamo nati già dentro una trappola, tra virgolette, cioè una trappola organizzata che ci ha messo dentro, un po' come il pesce rosso viene messo nella boccia, no? Mhm. Cioè il pesce rosso non sa che c'è il mare, non sa niente, così come la pecora non sa che è un recinto e dice vabbè, il mondo è un recinto, quindi il mondo è fatto di un recinto, tante pecore e questo prato qua. Quindi quello conosce. Il problema è questo, le nuove generazioni nascono già con un certo tipo di tecnologia e quindi vivranno in un altro modo. Quindi bisogna vedere se poi uno è capace di spegnere il cellulare perché a un certo punto si rende conto che gli confonde i pensieri, cioè tutte queste informazioni ti danno una specie di nebbia cerebrale, cioè nel senso non è. Mhm. Il problema è che tu non vivi il tuo flusso interiore, tu lo interrompi continuamente guardando il cellulare, no? Quindi tu praticamente scambi il tuo flusso interiore, cioè io ci faccio caso con me stesso, negli anni 90 per esempio, prima, ma anche 2000, 2005, prima di questa invasione proprio persistente dello smartphone che ormai devi avere in mano per fare qualsiasi cosa, quindi Mhm. è un'altra trappola, quindi è difficile uscirne. Però tu avevi un flusso di pensieri tuo che però era quasi materico, come posso dire, lo riconoscevi, lo sentivi. Adesso c'è il rischio che questa cosa non c'è più, cioè tu lo sostituisci con il mondo che ti propone lo smartphone, quindi con quello che vedi sui social, quello che vedi su internet, eccetera. Il problema è che questa cosa distrugge il tuo flusso interiore, il tuo flusso di idee. E quindi non ci sono più quelle che Jung chiamava coincidenze, perché la coincidenza presuppone che tu sei nel tuo flusso di pensieri
e a un certo punto incontri una cosa all'esterno che tu stai pensando all'interno. Però se tu all'interno non stai pensando niente, cioè, perché ormai io vedo che cioè, il passatempo globale, totale di tutti è stare con il cellulare A guardarli? a scrollare Tutto. e quindi Ore e ore e presuppongo che ore. quando uno sta là con questa cosa in mano non c'è nessun flusso di pensieri, cioè è inconcepibile che tu ti metti oggi seduto al bar così e stai fermo e pensi, perché ti imbarazza, no? Dice che sto qui da solo e fermo senza fare nulla. Allora la prima cosa che fanno, cacciano il telefono e incominciano cioè per riempire questo vuoto interiore, no? Mhm. In È realtà non è il brutto, vuoto, è che in realtà brutto. non è il vuoto interiore, in realtà sei proprio tu, cioè è proprio il tuo flusso di pensieri che è vitale. È da lì che nascono tutte le idee che ti possono portare fortuna. E dallo smartphone invece la maggior parte delle idee ti portano sfiga, ti portano sfortuna, perché sono tutte essenzialmente cazzate propagandate da chi vuole dire la sua, come fare i soldi. Oggi vedo che c'è un'invasione di questi spot sui social, su YouTube, di questi giovanissimi ragazzi, 20-30 anni, e parlano tutti di come fare soldi senza lavorare, la rendita passiva, diventare milionari. Cioè, ma io all'età loro stavo imparando a tirare i calci al pallone, forse è un altro, sono extraterrestri, non lo so, perché cioè, a 20 anni starsi a vendere sui social come milionario, come tutor, come guru, cioè loro vendono proprio i corsi che tu, attraverso i loro corsi, cioè tu vedi uno che ha appena finito di poppare il latte dalla tetta della madre e dice che ti vuole vendere un corso su come diventare milionario. Io non dico di no, magari è vero, magari compri il corso e diventi milionario, non lo so, sinceramente mi sembra tutto un mondo un po' così, ecco. Quindi, per concludere, se la libera scelta rimane, quindi se uno ha la forza di dire questa cosa mi annebbia la mente, la spengo lo smartphone. Questa pandemia, come si chiama, è un film, non partecipo al film, e quindi la libera scelta rimane, però il problema è la trappola è costruita in un certo modo, cioè il recinto dove stanno le pecore non è un recinto così, è un recinto proprio col filo spinato, la corrente elettrica, nel senso che se tu spegni il cellulare, poi magari vai in banca e ti dicono, però per fare l'operazione devi avere il telefono. Io a volte mi diverto anche nei ristoranti quando mi dicono che per avere il menù devo fare devo Mhm. scannerizzare il QR code. E io dico, ma quale telefono? Mica sto in un centralino, sto al ristorante, non ce l'ho il telefono, non devo telefonare. E quelli mi guardano così sconvolti come per dire, questo è pazzo. Cioè, oggi, capito, se tu Sì, non sì. puoi c'hai il telefono sei pazzo. Quindi se l'umanità, le varie persone avranno la capacità di dire di no e di capire che cosa le fa stare meglio, che cosa gli rinfresca i neuroni, che cosa gli dà vita, allora sopravviveranno, altrimenti non vedo possibilità di sviluppo, diciamo così. E Fabio, da regista è abituato a smontare le scene e a leggere ciò che si cela dietro ogni inquadratura. Che idea ti sei fatto del ruolo interpretato da poliziotti che aggredivano i cittadini pacifici, minacciare TSO per una mascherina, dei medici come Burioni, Bassetti, Pregliasco diventati improvvisamente star televisive o dei VIP che spingevano al vaccino come se fosse un prodotto da vendere? Che ruolo reale hanno avuto in quel film? Come leggi tu da artista e da uomo questo gigantesco spettacolo mediatico e quale messaggio pensi volessero davvero far passare al pubblico? O anche da Mattarella che ha premiato Burioni per il lavoro svolto in questi anni? Che messaggio chiaro volevano trasmettere al pubblico italiano?
Ma io penso che loro non avessero la più pallida idea di che messaggio volessero trasmettere, tranne credere realmente alle cose che dicevano, cioè probabilmente molti di loro, Burioni, crede realmente in quello che diceva e in tutte le prevenzioni medicali che consigliava di adottare, in tutte le strategie vaccinali, non vaccinali, tutte le assurdità che diceva, probabilmente una parte, un 70% ci credeva veramente. Il discorso va molto al di là di questi personaggi, che ripeto, sono un po' gli attori della scena. Il poliziotto è proprio la comparsa, quindi diciamo è già a livello del popolo. Quindi il poliziotto, come diceva Pasolini parlando dello scontro a Valle Giulia, Pasolini dice: io sono dalla parte dei poliziotti, perché voi che fate la guerriglia ai poliziotti siete in realtà dei figli di papà, ma il vero proletariato sono i poliziotti, cioè sono questi ragazzotti, non so come dire, un po' sprovveduti, diciamo così, che hanno deciso di intraprendere un certo percorso in quell'epoca e che quindi dal sud magari venivano a fare i poliziotti a Roma e che quindi si ritrovavano poi a dover ubbidire a certi ordini, cioè per esempio a combattere questa guerriglia a Valle Giulia, come diceva Pasolini, ma loro erano i veri proletari, erano i poliziotti, cioè erano quelli che erano costretti a lavorare per portare a casa lo stipendio da poliziotti, mentre invece gli studenti che reclamavano la libertà sessantottina erano in maggior parte figli di papà. Quindi il discorso dei poliziotti è che il poliziotto deve obbedire alle leggi, quindi si è messo in una situazione, volente o nolente, per cui se magari una persona intelligentissima, però a un certo punto, se vengono promulgate le leggi razziali, come è successo con Mussolini, il poliziotto dovrà fare il suo dovere consisterà nell'andare rastrellando una certa etnia e magari portarla nei campi di concentramento, cioè rastrellarla e portarla al carcere e poi da lì, non so, sarà deportata. Quindi cioè, il poliziotto in teoria è un mestiere straordinario, perché senza il poliziotto non c'è l'ordine pubblico, non può succedere qualsiasi cosa e quindi la sopraffazione dell'uno sull'altro può essere continua. In pratica poi però deve sottostare a quelle che sono le leggi del momento, quindi il poliziotto del Medioevo che lavorava per il clero di Benevento doveva andare in giro a catturare le streghe, quelle che erano state etichettate come streghe, per portarle a rogo. Quindi dipende, cioè il poliziotto si trova in una situazione che può essere drammatica se le leggi che lui deve eseguire non corrispondono a quelle della sua coscienza. E infatti nella pandemia l'abbiamo visto, molti poliziotti sono entrati in crisi, era un ruolo troppo difficile per certe persone perché non sentivano che quello che dovevano fare era giusto e corrispondeva a quello che loro pensavano veramente. Quindi voglio dire, tra i poliziotti ci può essere gente di tutti i tipi, di tutte le culture, di tutte le classi sociali, però il problema è che se tu non senti nella tua coscienza come giusta una cosa che sei costretto ad eseguire, questo diventa un problema che non ti fa dormire la notte Ah, essenzialmente. E poi per quanto riguarda Mattarella, Conte, Burioni, eccetera, non so, sono personaggi che operano all'interno di un sistema appunto che recitano un ruolo e quindi è facile costruire una scena
praticamente da regista tu sai che inizialmente hai per esempio una stanza buia, poi accendi un riflettore, però magari in questa stanza ci sono tante cose, c'è uno malato e c'è una persona invece sana, muscolosa, allora dove l'accendi il riflettore? Perché se io a seconda di come cambio il riflettore, accendo una cosa. Questo essenzialmente fanno i media, cioè i media accendono dei riflettori, ma non è che quel riflettore è la realtà, quel riflettore è semplicemente una piccolissima parte illuminata della realtà che io ho deciso di illuminare. Poi c'è di più, se io illumino un soggetto, un conto se l'illumino frontale, un conto se l'illumino da sotto, quindi se io voglio far vedere che questo soggetto è aggressivo, magari l'illumino da sotto e quindi la luce lo propone come un soggetto aggressivo, ma è semplicemente un'apparenza della luce. E questo è quello che fanno i media, quello che avviene a livello politico, cioè una messa in scena fatta da piani più alti che poi decide cosa illuminare e come, Mhm. perché in questo momento nel mondo stanno succedendo tante cose molto più significative e importanti di quelle che raccontano i media occidentali, che poi sono nella pandemia abbiamo visto in maniera molto netta, come non si era mai visto e poi non si è visto più neanche dopo, come in realtà è un unico media. Cioè i media occidentali vogliono apparire magari quello di destra, quello di sinistra, quello di centro, quello americano, quello inglese, quello italiano, la televisione cambia a seconda del focus sul programma documentario. In realtà lì, nella pandemia, abbiamo visto come è un'unica entità, cioè erano tutti d'accordo in un'unica narrazione ed era la stessa per tutti. Così come tutti questi politici che si susseguono, vediamo che prima c'è quello di sinistra che dice certe cose e su cose minori, magari il reddito di cittadinanza, poi arriva quello di destra e toglie il reddito di cittadinanza. L'immigrato viene visto in maniera diversa. Ma sui grandi temi, come possono essere le pandemie, il green, tutta una serie di cose che non sto qua a dire, che sono i grandi temi della propaganda, sono tutti d'accordo, sia di destra che di sinistra. Quindi non c'è questa varietà di voci e in realtà è un'unica voce. Sì, Cioè, noi l'unica viviamo, regia. sì, viviamo sotto un'unica cupola, dentro un La unico cupola. recinto. E lì c'è poi una messa in scena di divide e timpera, cioè io ti metto a credere delle idee di destra, poi a quegli altri invece prende più delle idee di sinistra e poi fate la lotta tra di voi. In questo modo si consumano energie e si crea un divide e timpera che consente a chi ha il potere vero, che sta al di sopra di destra, sinistra, nero, bianco, eccetera, chi sta di sopra della dualità, di mantenere il controllo totale, perché intanto gli altri si stanno Adeguano. scannando. È sempre lo stesso modello, no? C'è chi pro-Palestina, pro-Israele, pro-Vax, no-Vax, si-Vax, La destra, guerra. guerra, pace. In realtà non c'è da, Terapeutisti. in realtà non c'è da fare queste distinzioni perché il popolo palestinese e quello israeliano, cioè sono come noi alla fine, sono persone che subiscono eh, questa guerra senza averne mai deciso nulla né pensato nulla, cioè è una cosa che riguarda solo quelli del potere, solo una certa piccola parte della popolazione che sta al potere, ma la popolazione non c'entra nulla con queste cose qua. Quindi vedere queste manifestazioni o queste situazioni che magari il ristoratore si vede sui social non fa entrare gli ebrei nel suo ristorante in questo momento perché si è schierato con la Palestina, ma cioè, sono cose assurde perché le persone non decidono, sono quelli che stanno al potere a fare i danni. La popolazione subisce, che sia di qualsiasi stato, di qualsiasi etnia, di qualsiasi religione, la popolazione subisce, oppure fare
di tutt'erba un fascio dell'Islam, cioè tutto l'Islam su tutti i fondamentalisti islamici. Cioè, questi sono imbrogli proprio criminali, perché c'è quello che pratica l'Islam, che è una persona tranquillissima, per bene, che rispetta tutte le altre religioni, tutte le altre persone, e c'è una piccolissima parte invece di questa popolazione che fa danni, ma i matti stanno ovunque, stanno in tutte le religioni, in tutte le aree politiche, cioè ci sono criminali che fanno dei crimini, ma generalizzare poi con tutta la popolazione, come spesso fanno i media con certe trasmissioni che vogliono fare, come si dice, di tutta l'erba un fascio, quindi c'è l'islamizzazione, stiamo andando verso il crollo della nostra nazione, eccetera, ma cioè, a me sembrano delle sciocchezze totali, perché tutto sta al giusto equilibrio dei singoli individui, quindi è tutto a livello individuale, non c'entra niente queste etichette religiose, politiche, queste servono solo a farci litigare, a consumare energia e a produrre energia per loro. Mhm. E cosa diresti oggi a chi ha chiuso gli occhi, a chi ha obbedito senza porsi domande, a chi ha trattato male chi non si è piegato? È il momento di risvegliare coscienze anche attraverso l'arte, secondo te? E come lo si può fare? Ma a chi ha trattato male, a chi è stato arrogante in quel periodo, io per esempio mi ricordo in certi locali, come ti avvicinavi, c'era il proprietario che ti chiudeva la porta o faceva il segno della croce, e appunto dovevi far vedere una cosa che si chiama Green Pass, una cosa del genere, c'era che bisogna far vedere queste cose assurde. Beh, molti lo hanno fatto, la maggior parte, altri no, diciamo che era talmente grottesca, talmente assurda la cosa che nei limiti del possibile, poi certo se passava un controllo e ci prendevano la multa, perché poi il processo è sempre quello, ti punisco prima con la multa, poi col carcere, poi con TSO e alla fine, quindi per non essere puniti molti facevano finta di... che dirgli? Niente, perché ho capito che non è che pensandola in quel modo io vado d'accordo con la persona, cioè non è che io come potevo pensare in quel momento, se tu la pensi come me, allora siamo amichetti. No, assolutamente, cioè magari tu la pensi in maniera opposta a me, quindi sei uno che si è andato a vaccinare, si è fatto 50 dosi, sei contento, però a un livello diverso, più profondo, magari andiamo d'accordo, quindi Mhm. non è che ne faccio una colpa delle persone che hanno applicato queste regole al momento, perché poi una volta passata la cosa ti rendi conto che appunto hai più affinità con un Sivax che con uno che pensava a Novax, cioè questo per me non conta. Però certo la cosa che si è scoperta è quanto è facile ipnotizzare le persone, l'essere umano, ma questo lo è sempre stato. Cioè, basta raccontargli una favola, una frottola. mm, Non so fino a che punto si possa dire che la favola che era la pandemia, perché comunque l'influenza c'è sempre stata, ogni anno c'è sempre stata Infatti. eh, l'influenza stagionale, poi se io la chiamo Pippo, se io la chiamo Paperino, se io la chiamo Covi, eccetera, allora cambia e vabbè, ho cambiato il nome, ma essenzialmente è l'influenza, quindi era vero, ma poi alcuni dicono, vabbè, ma era un'influenza terrificante. Vabbè, questo mi attengo, non so, è da dimostrare, però è facile ipnotizzare l'essere umano, ecco. Mi piace più fare un discorso generale, perché basta raccontargli di una certa religione, basta dirgli che tu sei il dio delle polpette, basta dirgli che tu fai così al mio 3, quando schioccherò le dita ti sveglierai,
e quello si ipnotizza, comincia a dire sì, 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 subito si mette le bandiere politiche, le bandiere religiose, i credo, va, si prostra, si inginocchia. Quindi purtroppo ci sono delle persone che sanno queste cose e sono poche, pochissime. Sanno come organizzare una moda, per esempio, cioè sanno come dire che l'anno prossimo andranno di moda le gonne lunghe verdi. C'è un motivo per cui l'anno prossimo debba andare di moda la gonna lunga verde? No. Però se uno l'ha deciso, con l'aiuto poi dei media, con l'aiuto di vari strumenti, l'anno prossimo ti assicuro che l'80% delle donne che seguono la moda porteranno le gonne lunghe verdi. Quindi è un potere enorme che riguarda il pensiero, riguarda l'interiorità, come funziona l'interiorità e quindi in parte riguarda anche il cinema che ha questo potere enorme di forgiare i mondi interiori delle persone. Cioè, noi siamo cresciuti, per esempio, con i cartoni animati della Disney. Mhm. Tutti conosciamo chi è Topolino, Paperino, Pluto, le favole. Questi personaggi, che, vabbè, quelli delle favole potrebbero anche in parte essere innocenti, ma andando avanti poi vediamo altri film, altri personaggi, e questi personaggi diventano un po' i nostri compagni di vita, Superman, i supereroi, il protagonista di quel film là che mi ricorderò per sempre. Quindi formando l'immaginario, come fa il cinema, nei vari ambiti, nella spiritualità, nella politica, nella quotidianità dell'essere umano, noi otteniamo un certo stile di vita, un certo tipo di mondo. E ci sono persone che sono in grado di fare questo attraverso dei programmi a lunghissimo termine. Mhm. Quindi io credo che quel periodo là sia stato parte di un progetto anche per questioni di governo mondiale, cioè noi andiamo sempre di più verso un governo mondiale, no? Le nazioni prima eravamo dei feudi, poi ci siamo uniti in regioni, poi si è fatta l'unità d'Italia, di Francia, eccetera. Poi adesso c'è l'Europa, Stati Uniti d'America. Diciamo, l'umanità deve andare verso un governo mondiale, questa è una cosa, è un trend proprio secolare che prima o poi deve accadere e chi vuole approfittare, come dicevo a proposito sempre del cinema, cioè il meccanismo è sempre lo stesso, c'è un giocattolo magico positivo che ha dei poteri positivi, però poi viene preso, catturato e sfruttato, manipolato per i propri fini da certi gruppi di potere. E così l'idea del governo mondiale, che in sé è un'idea, voglio dire, che cantava anche John Lennon nella sua canzone Imagine, è un'idea di fratellanza universale positiva in fondo, però c'è chi subito prende queste cose e le capovolge, come Mhm. dire, le mette in lavatrice, ne fa un qualcosa di diverso e le vuole sfruttare in una maniera pervertita. Quindi questa potrebbe essere stata anche una prova di che tenuta può avere un governo mondiale, cioè Mhm. se io devo comandare questi del mio condominio, cioè se io ho 20 pecore, allora è facile perché bene o male le conosco, le riconosco pure le facce, quella è Gelsomina, quella è Lilli, conosco pure le singole pecore. Nel momento in cui il recinto si allarga e quindi diventa un qualcosa di poco controllabile, io mi devo mettere anche alla prova, no? Quindi questa potrebbe essere stata anche una prova generale di quanto si può riuscire a orientare, controllare a livello proprio planetario, a livello proprio internazionale, globale. E probabilmente Fabio, per concludere l'intervista, che tra un po' scade il termine, se no, sì. infatti, hai qualcosa da dire al pubblico per finire l'intervista qua? Qualche messaggio finale? No, vabbè,
concludo facendomi un po' di pubblicità, visto che abbiamo creato questo canale Indie Cinema per dare voce appunto ai film indipendenti. Quindi, come uno fa scelte indipendenti nella vita, di cui abbiamo parlato ampiamente in questa intervista, nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nella quotidianità, ci sono anche i film indipendenti, quindi i film che nascono dal basso, dalla creatività dei singoli registi, sceneggiatori, senza dover andare in giro a cercare i milioni dalle case di produzione, dai dirigenti televisivi, dalle lobby, dagli studios, eccetera. E quindi è un cinema interessante che si spera il pubblico conosca il più possibile. Quindi anche per vedere questi miei due lavori che ho citato in questa intervista, Corona Days e Il Poeta Perduto, che sono compresi nell'abbonamento di Indie Cinema. Quindi concludo dicendo che se uno le cose le vuole fare, a parte il cinema, le può fare comunque in modo indipendente, senza chiedere il permesso a nessuno, perché ultimamente di un regista si parla sempre, un regista che non cito, che però non gli hanno fatto fare i film che lui voleva fare. Mhm. Vabbè, però se uno una cosa la vuole fare, La fa. nell'ambito artistico come nell'ambito quotidiano, alla fine si deve organizzare la fa comunque, se è quello che vuole fare veramente. Ok, ti ringrazio per questa bella, lunga, intensa intervista Grazie. e, e ringrazio te per essere stato mio ospite, ringrazio tutti quelli che poi guarderanno, ascolteranno la tua intervista e commenteranno sul mio canale YouTube. Quindi iscrivetevi in tantissimi, iscrivetevi, commentate e niente, che dire. Grazie ancora Fabio Grazie e a voi, saluto tutti e buona vita. alla prossima. Grazie ancora. Un Alla prossima. abbraccio, grazie, ciao. Da Chiara Talin, Malta Forever, grazie. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao.